Questa è la vera bistecca fiorentina, qui in Via dei Servi a Firenze. Dal ristorante Rosso Crudo. Nulla suona più fiorentino di una bistecca alla fiorentina. Abbiamo deciso di portarvi con noi a Firenze in uno dei ristoranti che prepara proprio questa specialità. Stiamo per entrare in azione. Ok, siamo arrivati nel ristorante Rosso Crudo a Firenze. Qui saremo chef per un giorno. Venite con noi in cucina. Andiamo a scoprire cosa prepareremo. Ovviamente serve prima qualche tocco di preparazione. Pronti? Un vero pasto italiano che si rispetti deve sempre iniziare con degli antipasti. A Firenze è molto comune che si cominci con un tagliere di salumi e formaggi tipici della regione. Un esempio è la finocchiona, che risale addirittura al Medioevo. Sapete perché si chiama così? Infatti, i contadini dell'epoca utilizzavano i semi di finocchio per dare sapore, invece del pepe, che era più raro e costoso. Non dimenticate di accompagnare i vostri salumi con del buon pecorino toscano. Cosa stai preparando? Sto preparando un gran tagliere di salumi e formaggi toscani con finocchiona, salame toscano, coppa, prosciutto di Parma. Ma anche i pomodori secchi. Sì, insalata per decorare e poi dei buoni pecorini del caseificio Busti. Fantastico. Non vedo l'ora di mangiarlo. Non si può cominciare un pasto a Firenze senza un buon tagliere. No. Un tipico pasto italiano, inoltre, deve sempre avere la pasta. E questi sono i tentativi miei e di Rocco per spadellare la pasta che abbiamo cucinato. Spadellare, più che una tecnica, è un'arte che consiste nel far saltare in padella una pietanza, tenendo in mano il manico della padella, con un movimento del polso e della mano. Serve per amalgamare alla perfezione il condimento della pasta, ma anche per girare una frittata o una crepe senza utilizzare coperchi o spatole. Ne pensate delle nostre tecniche? Siate sinceri.
Poi è il momento di impiattare, cioè di disporre con gusto una pietanza su un piatto, decorandola un po'. Perché, ricordate, si mangia prima con gli occhi e poi con la bocca. Ovviamente io devo perfezionare un po' le mie tecniche di impiattamento, però ci ho provato, dai. Ecco a voi gli spaghettoni alla matriciana, con una sbriciolata di grana padano. Ed ecco a voi i ravioli ricotta e spinaci al sapore di tartufo. Non so voi, ma a me il tartufo fa proprio impazzire. Che bontà! Esteticamente non sembrano male, ma ora è il momento di provarli. Sbaglio o questa scena ricorda un po' quella del cartone animato Lily e il vagabondo? Ma qui da noi no, niente spaghetti and meatballs. Bene, adesso che la nostra pancia non brontola più, è il momento della bistecca. Guanti alle mani e scegliamo il pezzo giusto. Una volta scelto il pezzo, bisogna ricavare la nostra bistecca. Mentre la vediamo cuocere, vi chiedo, sapete perché si chiama bistecca? No? Ve lo racconto io. Dovete sapere che nel 1500 circa, durante una delle tante feste rionali che si tenevano a Firenze, questo piatto venne servito ad un gruppo di nobili inglesi che si trovavano in visita nella città. Ebbene, questi ne furono talmente entusiasti che cominciarono ad esclamare beef steak, che in inglese significa carne di manzo. Quella esclamazione fu subito italianizzata ed è diventata bistecca. Attenzione però, diffidate dalle imitazioni. Questa è una vera bistecca fiorentina. Guardate lo spessore. Il taglio a T. Ci sono una serie di regole, poi ve le lasciamo qui, per capire se si tratta di una vera bistecca fiorentina. Per non farvi fregare a Firenze, eh? Una buona bistecca alla fiorentina, affinché sia tale, deve avere le seguenti caratteristiche. Deve essere sempre di manzo, per la precisione di vitellone. Deve provenire possibilmente dalla chianina. Deve essere frollata, ossia fatta maturare in ambienti alla giusta temperatura per almeno 5 o 6 giorni. La forma dell'osso deve rappresentare la classica T. Il suo peso deve essere compreso tra gli 800 grammi e il chilo e 200.
ovviamente anche il taglio e la presentazione richiedono una certa esperienza, perciò questo passaggio lo abbiamo lasciato agli esperti. Beh, che ne pensi? Sembra buonissima, non vedo l'ora di provarla. Peccato che non possiate sentirne il profumo. E adesso è il momento di assaggiarla. Ovviamente l'ideale sarebbe accompagnare la bistecca con un bel bicchiere di vino rosso, che in Toscana, ammettiamolo, sanno fare molto bene. Per gustarla al meglio, prendetene una fettina, metteteci su un po' di sale e di pepe, un filo d'olio e il gioco è fatto, proprio come abbiamo fatto noi. Ovviamente, un vero e proprio pasto italiano di tutto rispetto deve concludersi con un bel dolce e un caffè. Cheesecake ai frutti di bosco. Ok, questo dolce forse non è molto italiano, ma era buonissima. E poi, in fondo, contiene mascarpone la cheesecake, che è molto italiano, quindi ci sta, no? Se invece cercate una qualsiasi spiegazione di grammatica o volete saperne di più sulla cultura italiana, non dimenticate di dare un'occhiata al nostro sito lernamo.com. Per tutti gli altri contenuti esclusivi e divertenti, invece, non dimenticate di seguire Lernamo anche su Instagram, su Facebook, su Pinterest, su Twitter e su TikTok. Noi ci rivedremo prestissimo. Ciao!